Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. In questo video vedremo tutte le congiunzioni italiane più comuni in pochi minuti. Quali sono, cosa esprimono e come si usano. Le congiunzioni sono parti invariabili del discorso che uniscono due frasi o due parole all'interno di una frase, creando legami logici tra gli elementi uniti. Le congiunzioni possono essere singole parole oppure locuzioni formate da due o più parole insieme. Le congiunzioni italiane possono avere funzione coordinante o subordinante. Una congiunzione è coordinante quando unisce due elementi o due frasi che sono equivalenti. Nel senso che hanno lo stesso valore, sono uguali e quindi dal punto di vista logico sono collocabili sullo stesso piano. Le congiunzioni coordinanti si suddividono in vari tipi. Io farò questa divisione per voi, vi darò la terminologia grammaticale, però ecco, la cosa più importante che vi chiedo è semplicemente quella di memorizzare i vari tipi di congiunzioni e come si usano. Non è importante se non vi ricordate davvero il nome grammaticale di quella determinata congiunzione. Congiunzioni copulative. Queste collegano due parole o due frasi semplicemente mettendole l'una accanto all'altra. Ci sono copulative positive e negative. Quelle positive sono usate in frasi affermative e sono anche, inoltre e così via. Quelle negative invece sono usate chiaramente in frasi negative e sono né, nemmeno, neppure e così via. Mi piacciono le rose e i tulipani. Allo stesso livello. È brava in tutto, anche in matematica. Non voglio cantare né ballare. Non ho mangiato nulla, nemmeno una mela. Quando si usano queste congiunzioni per unire elementi introdotti da preposizione, spesso ci si chiede: devo ripetere la preposizione? O non serve? Non c'è una regola esatta, ma tendenzialmente non la si ripete se si tratta di una preposizione semplice, anche se ripeterla non è sbagliato. Invece la si ripete se si tratta di una preposizione articolata. Mi spiego meglio con degli esempi. Siamo già stati in Portogallo, Polonia e Finlandia, ma abbiamo mandato gli inviti agli amici, ai parenti e alle persone che conosciamo bene. La ragione per cui bisogna ripetere la preposizione articolata è perché l'articolo potrebbe essere diverso da parola a parola, come in questo caso. Agli va bene con amici, ma non con parenti o persone. Congiunzioni disgiuntive. Queste collegano due parole o due frasi mettendole in alternativa. Tra queste le più usate sono o, oppure, altrimenti. Vieni in macchina o in treno? Alternativa. Non so se andare al cinema oppure al parco. Forse partirà stasera sul tardi, altrimenti domani. Da qualche anno si sente spesso da parte degli italiani la locuzione piuttosto che, usata col significato disgiuntivo di oppure. Bene, questo uso è completamente sbagliato. Non si può dire siete liberi di scegliere se mangiare all'esterno piuttosto che all'interno. No, in questo caso si dovrebbe dire siete liberi di scegliere se mangiare all'esterno o all'interno. Piuttosto che significa invece di, anziché. Preferiamo mangiare all'interno piuttosto che all'esterno. Congiunzioni avversative. Queste uniscono due parole o frasi mettendole in
contrapposizione, quindi in contrasto l'una con l'altra. E tra queste troviamo ma, però, tuttavia, bensì, anzi. La gonna è bella, però costa troppo. Ho sbagliato a scrivere, ma mi sono corretta. Pensavo che non mi sarebbe piaciuto, invece è stato molto bello. Dunque, come vedete, sono due cose nettamente in contrasto l'una con l'altra. Bensì può essere usata solo in frasi negative, del tipo bensì, non sono andato a Roma, bensì a Milano. Ma però, giusto o sbagliato? A scuola ci dicono che ma però e ma bensì sono completamente sbagliati. L'Accademia della Crusca dice testuali parole. Per chiarezza, si può subito anticipare che l'incontro delle due congiunzioni ma però e ma bensì non è da condannare, a dispetto di quanto sostenuto da una certa tradizione grammaticale e spesso dall'educazione scolastica. Insomma, per una serie di ragioni che non vi sto qui a spiegare, loro dicono che si possono usare. Anche Manzoni li usava nei Promessi Sposi. Personalmente li evito perché li trovo un po' ripetitivi e ridondanti, ma a voi la scelta. Avrete l'Accademia della Crusca dalla vostra se deciderete di utilizzarli. Congiunzioni esplicative. Come dice la parola stessa, servono a spiegare, a precisare qualcosa che è stato già detto, ma che viene appunto sviluppato e ampliato. Fanno parte di questo tipo di congiunzioni, cioè, ovvero, vale a dire, in realtà. L'ho pagato 10 euro, cioè molto poco. Tornerò tra un mese, vale a dire ad agosto. È un ragazzo intelligente, infatti capisce tutto al volo. Congiunzioni conclusive. Uniscono due frasi di cui la seconda è la conclusione o la conseguenza della prima e loro appunto introducono sempre la seconda e sono quindi, dunque, perciò, pertanto. Ho la febbre, perciò stasera non esco. Sembrava che dovesse piovere, allora ho preso l'ombrello. Mi hai mentito, quindi non ti credo più. Quel ristorante è molto buono, dunque te lo consiglio. Congiunzioni correlative. Queste stabiliscono una corrispondenza, cioè una relazione tra due parole in una frase o due frasi intere. Tra queste troviamo sia, sia che, né, o, non solo, ma anche. Quindi, come potete vedere, sono formate generalmente da due parole, perché abbracciano i due elementi che vanno ad unire. Non ho intenzione né di parlargli né di chiedergli scusa. Ho preso sia il treno che l'autobus per venire qui. O mi lasci in pace o chiamo la polizia. Non solo ci hai mentito, ma hai anche parlato male di noi. Sia o sia che, entrambe sono corrette e molto usate, ma la forma sia è considerata più elegante, anche perché se la si usa in una frase molto lunga, aiuta ad evitare equivoci con il che. Invece, usando sia che, il che potrebbe essere confuso con i suoi altri usi. La mostra è adatta sia agli adulti, che apprezzeranno i quadri, sia ai bambini, che potranno divertirsi nella sezione creativa dedicata a loro. Invece, una congiunzione è subordinante quando collega due frasi creando un rapporto di dipendenza, collocandole quindi su piani logici diversi tra loro. Anche le congiunzioni subordinanti si dividono in varie categorie, in varie tipologie. Congiunzioni causali.
che ovviamente indicano la causa, la ragione, la motivazione per quanto espresso nella frase reggente, cioè nella frase da cui dipendono. Ecco, rapporto di dipendenza. Frase reggente, frase subordinata. Quali sono le congiunzioni causali più comuni? Perché, poiché, siccome, dato che, visto che, dal momento che. Ho messo la giacca perché avevo freddo. Arriverò tardi, dato che prima devo andare dal medico. Visto che l'autobus non arriva, vado a piedi. La congiunzione perché non può mai trovarsi all'inizio di una frase in italiano. Si dirà: ho messo la giacca perché avevo freddo, ma non perché avevo freddo ho messo la giacca. Se si vuole mettere la causa all'inizio della frase, si può usare una qualsiasi delle altre congiunzioni causali. Siccome avevo freddo, ho messo la giacca, per esempio. La congiunzione perché si trova all'inizio di una frase solo se questa è la risposta a una domanda che comincia con perché. Perché hai messo la giacca? Perché avevo freddo. Congiunzioni finali. Queste indicano invece il fine, lo scopo di quanto espresso dalla reggente e sono perché, affinché, in modo che, così che. Ho insistito affinché restassero. Aspetteremo noi, così che voi possiate già tornare a casa. Le congiunzioni finali reggono sempre un congiuntivo, perciò è possibile distinguere tra il perché causale, che regge l'indicativo, e il perché finale, che regge il congiuntivo. Ti ho fatto venire qui in modo che potessi vederlo anche tu. Ho chiamato Marco perché mi dicesse la verità, ma ho chiamato Marco perché mi aveva detto la verità. Congiunzioni temporali, che esprimono chiaramente un rapporto di tempo tra le azioni descritte nella principale e nella subordinata. Tra queste troviamo prima che, mentre, dopo che, ogni volta che, finché, da quando e così via. Ogni volta che ti vedo mi batte il cuore. Torno dentro prima che inizi a piovere. Ti scrivo appena arrivo a casa. Mi piace camminare lungo la spiaggia mentre sono al mare. Congiunzioni condizionali. Queste introducono una frase che esprime la condizione necessaria affinché si realizzi, si verifichi quanto espresso nella reggente. Tra queste troviamo se, a condizione che, a patto che, purché. Se non fosse così tardi, andrei al cinema. Ti do un passaggio alla festa, a patto che possa venire anche io. Potrai uscire con i tuoi amici, purché tu finisca prima i compiti. Le congiunzioni condizionali reggono il congiuntivo, tranne se, che può anche reggere l'indicativo, periodo ipotetico di primo tipo. Se piove, non andiamo in spiaggia, ma andiamo in spiaggia a condizione che non piova. Congiunzioni concessive. Queste introducono l'azione nonostante la quale, quindi quasi un ostacolo, nonostante il quale si verifica comunque l'azione espressa dalla reggente. Tra queste troviamo sebbene, anche se, nonostante, malgrado. Sto sudando sebbene fuori ci siano solo 3 gradi. I 3 gradi sarebbero quasi un ostacolo al sudore, ma no, nonostante quello, io comunque sudo. Benché non fosse più molto giovane, era agilissimo. Queste congiunzioni reggono il congiuntivo, tranne anche se. Sto sudando anche se fuori ci sono solo 3 gradi. Anche se non era più molto giovane, era agilissimo. Congiunzioni
modali, che indicano chiaramente il modo in cui un'azione viene svolta, compiuta, come se, comunque, nel modo che. Parlava come se non gli importasse delle conseguenze. Si sono comportati nel modo che gli avevo consigliato. Comunque vada, saremo al tuo fianco. Congiunzioni limitative, che indicano appunto una limitazione rispetto a ciò che viene detto nella reggente. Tra queste abbiamo tranne se, senza che, fuorché, eccetto che, per quello che, a meno che, ti aiuterò io, a meno che tu non abbia già un assistente. Quindi io sono disposta a darti tutto il mio aiuto. L'unica limitazione al mio aiuto è la possibile presenza di un assistente già. Ci hanno rimproverato senza che ci spiegassero il motivo. Giovanni è guarito, per quello che ne sappiamo. Congiunzioni comparative. Queste introducono un secondo termine di paragone rispetto a quello espresso nella reggente. Quindi c'è un confronto, una comparazione. Tra queste le congiunzioni più comuni sono come, così, come, di quello che, di quanto, piuttosto che. Il film era molto più brutto di quanto immaginassi. Pranzare dai nonni è come tornare indietro a 20 anni fa. Piuttosto che giocare a golf con voi, sono disposta a rimanere a casa tutta la mattina. Congiunzioni consecutive. Queste introducono appunto un po' la conseguenza di quanto espresso nella reggente. Sono generalmente formate da due parole e di queste una si trova nella reggente, l'altra introduce la subordinata. Così che, tanto che, in modo tale che. Francesca era così stanca che si è addormentata sul divano. La pubblicità mi ha tanto colpito che ho deciso di comprare il prodotto. Era tutto sufficientemente chiaro? Fatemelo sapere nei commenti, scrivetemi delle frasi molto articolate, complesse, utilizzando proprio tutte queste congiunzioni che abbiamo visto in questo video. Se volete invece sapere di più delle congiunzioni concessive, potete guardare il video dedicato proprio a quell'argomento, che trovate come sempre qui in alto nella card o giù nella descrizione. Per tutti gli altri contenuti di grammatica o di cultura italiana potete visitare il nostro sito lernamo.com e non dimenticate anche di seguire l'Ernamo su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram per tutti gli altri contenuti. Iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, lasciate tanti mi piace perché ci aiutano molto e io invece vi saluto e vi aspetto nel prossimo video. Ciao ciao!